Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Un saluto da Pixel Garlic e iniziamo subito questa puntata di WWE Monday Night Raw live on Netflix. Nell'ultimo grande puntatone che abbiamo fatto della nostra Universe Mode abbiamo portato tutta la stagione, tra parentesi con una mini puntata di SmackDown e di Collision, ok? Però comunque abbiamo portato proprio tutta la stagione in un unico video e ora siamo pronti ad avvicinarci ancora di più a AEW Full Gear e ovviamente a Saturday Night Main Event, che sono i prossimi due eventi pay per view della All Elite Wrestling e della World Wrestling Entertainment. Quindi iniziamo con questo opener subito e con l'ingresso del The Viper, di Apex Predator, The Legend Killer, di Randy Orton, che avanza verso lo stage. The following is scheduled for one fall, making his way to the ring from St. Louis, Missouri, weighing in at 275 pounds, The Viper, Randy Orton! Un Randy Orton che ha perso il suo ultimo scontro per view a Night of Champion proprio contro Cody Rhodes di American Nightmare, e una battuta d'arresto che non si immaginava al buon Randy, sempre pronto a dare una serie di vittorie che lo porti quanto più vicino possibile al titolo, ma tutt'oggi non ci è riuscito, quindi si mostra in tutto il suo splendore Randy Orton, ragazzi. Con la sua taunt tipica, Randy Orton saluta il pubblico ed era il momento del suo avversario. Un altro sconfitto da WWE Night of Champions, infatti la sconfitta contro King Booker, il re della WWE, ovvero Booker T, non ha permesso a Chris Jericho di diventare il nuovo campione degli Stati Uniti. Weighing in at 227 pounds, Chris Jericho! Ed eccolo qui, Y2J di Ocho, il Demo God, insomma è come lo volete chiamare, per tutti è Chris Jericho. Chris Jericho è uno dei nomi, ricordiamolo ancora per un po', visto siamo a inizio stagione ancora, draftati dall'AEW alla WWE, insieme ad altri nomi che abbiamo scelto per rinnovare le storyline, per rinnovare i nuovi scontri per questa nuova stagione. Vi ricordo, se non l'avete visto, di andare a vedere la puntata del draft, che tra l'altro includerà anche 3 match per Raw e 3 match per Dynamite. Tutto questo lo trovate nella playlist relativa a questa stagione corrente, cioè la 2025-2026. Ricordo che chi vuol vedere tutti i pay per view della scorsa stagione, tutte le migliori puntate speciali e una selezione di puntate settimanali, quindi i comuni Raw, SmackDown, Dynamite, Collision, quelli che ritenuto dovessero valere la pena, ok? Li trovate tutti in questa playlist Best of 2024-2025, dove c'è tutto il meglio della primissima stagione che noi abbiamo portato. Ma inizia qui con questo primo match di Monday Night Raw su Netflix. Andiamo a commentare subito Chris Jericho contro Randy Orton. Prova prova la sottomissione, volevo dire, ma Jericho è decisamente ultra fresco.
1, 2, beh. Un buon inizio, comunque abbastanza da pari, c'è da dire, tra Chris Jericho, tra Randy Orton. Attenzione, low touch press a colpire Jericho. Prova lo schienamento, attenzione 1. DDT. Randy Orton che a un certo punto ha premuto il piede sull'acceleratore e attenzione, qui è pronta la sua classica DDT con i piedi appoggiati alle corde, attenzione, e ora carica anche un RKO e no, evita Jericho e ribalta in una power slam, poi volo qui. Beh, insomma, ha evitato una devastante RKO. Codebreaker. Se ne prende anche Walls of Jericho, la mossa finale di Chris Jericho. Vuol far perdere Randy Orton per conteggio fuori, ma ribalta tutto Randy. Lanciato dentro il ring. Ha subito però gravi danni con questa combo Codebreaker più Walls of Jericho fuori dal quadrato. Randy ovviamente non poteva cedere per regolamento fuori dal ring, conta all'interno del quadrato, però insomma è spinto. Lanciato fuori dal ring. Beh, direi un buon opener questo tra Chris Jericho e Randy Orton. È stata una sfida tra due personaggi importanti, direi, Randy Orton e Chris Jericho. Attenzione, gola che va a cadere. Sembra quasi di essere nel 2006, No, parlo della real life, ovviamente. La ginocchiata in caduta e sanguina dalla fronte Y2J. Il Lionheart, il Demogod di Ocho, The Learning Tree e tanti altri soprannomi che sì, intercettato Jericho, back suplex e prova Randy Orton a schienarlo. 1, 2, no, c'è ancora Jericho. Oggi se ci si fa, raga, si vede se si riesce a portare un episodio proprio come quello precedente. Attenzione, Judas Effect a segno. 1,
2, 3. Vince perde Randy Orton, vince Chris Jericho, ragazzi. Randy rimane sconsolato. Oh, è The Undertaker, è proprio lui, è il Deadman. Ai 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 ai. The Phenom si è presentato e mette in fuga Randy Orton, scuotendo la testa. Vedremo come si svilupperà questo sviluppo, scusatemi per la ripetizione, narrativo tra Undertaker e Randy Orton. Comunque bella vittoria di Jericho. Andiamo ora al prossimo incontro, ragazzi, perché abbiamo un tag team match. Charlotte Flair e la campionessa degli Stati Uniti Kairi Sane contro la campionessa mondiale WWE Asuka e Io Sky. Questo è un match che quindi incrocia due narrative attualmente presenti, perché come sappiamo Charlotte Flair a WWE Night of Champions ha vinto la Battle Royale, dove c'era l'Atteto Shot in palio proprio al titolo di Asuka, mentre Kairi Sane e Io Sky si sono messe faccia a faccia in un confronto che le porterà a lottarsi il titolo degli Stati Uniti. E quindi uniamo le due cose. Ricordiamoci che Charlotte Flair ha già incontrato Asuka nella scorsa puntata di Raw. Le due hanno avuto un faccia a faccia. Stessa cosa è successa tra Io Sky e Kairi Sane a SmackDown, però. Introducing first from the Queen City, Charlotte Flair. E eccola qui, Charlotte Flair, ragazzi. Che avanza, la Queen, eccola con la sua classe, ragazzi. Grande occasione la sua di strappare la cintura a Asuka, ma cosa succederà nel prossimo pay per view, che sarà Saturday Night Main Event. Era il momento dell'ingresso della compagna di Charlotte Flair, la campionessa degli Stati Uniti, quella che ha vinto il titolo in un match a 3 a WrestleMania, ladder match che comprendeva Asuka, che era la campionessa, e Becky Lynch, The Man. Eccola qui, Kairi Sane, la Pirate Princess. And her partner from Yamaguchi, Japan, the WWE Women's United States Champion, Kairi Sane. Sì, voglio portare anche SmackDown e Collision. Ring of Honor non la portiamo, le rinizieremo, non vi preoccupate a portarla. Anche se sto aspettando un momento buono dove posso caricare un po' di più, però va bene, dai. Poi porteremo anche, facciamo delle card da 4 match, 4 match a Raw, 4 match a Dynamite, dopo 4 match a SmackDown, 4 match a Collision. Oppure facciamo 3-3 a Collision. Ora vediamo un po' come va la faccenda, perché ancora è presto per parlarne, che dobbiamo ancora finire la puntata di Raw e portare Dynamite, quindi. Comunque Kairi Sane ha fatto il suo ingresso, è accanto a Charlotte Flair, la sua compagna di oggi, ed è ora il momento della prima avversaria. Eccola qui, la Genius of the Sky, Io Sky, conosciuta in passato anche come Io Shirai, una degli acquisti extra che abbiamo fatto nel draft, perché dopo il draft abbiamo anche fatto quindi 3 acquisti extra che non facevano parte della WWE o dell'EW, che abbiamo dato alle due federazioni. Quindi eccola qui, la Genius of the Sky.
Ed ecco l'ingresso della compagna di oggi di Io Sky e dell'ultima partecipata a questo match. Lei è la campionessa mondiale WWE. Lei è The Empress of Tomorrow, Asuka. Eccola qua. From Osaka, Japan, the WWE Women's Champion, Asuka. Un'Asuka che ovviamente, che per chi non lo ricordasse, proprio nell'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso, WWE Night of Champion ha sconfitto Lita strappandogli la cintura. Una Lita che concluso il suo periodo, ricordiamolo, ha vinto la Royal Rumble da free agent, si era impegnata finché era campionessa di far parte della federazione, però ora che ha perso il titolo ha rescisso ovviamente, e magari la vedremo altre volte, ma ora la campionessa è Asuka, eccola qui, si toglie la sua maschera da teatro kabuki. E possiamo iniziare questo incontro qui a Monday Night Raw su Netflix, che non è un tornado tag team match come ero convinto di aver messo. Lo sapete, io sì, sono un po' ripetitivo a volte sui concetti, ma lo faccio più che altro per quelli che magari seguono per la prima volta, mi seguono da magari da quel video lì in particolare. Allora spiego un po'. Io di solito non apprezzo il normal tag team in questo gioco perché non potevano, perché devono migliorare l'IA dei compagni, nel senso che devono essere un attimino più rapidi i compagni a entrare per placcare magari l'avversaria o l'avversario che sta interrompendo il tuo pin, ok? Invece succede sempre che mossa finale, boom, 1, 2, entra il compagno dell'altro. Di nuovo, entra di nuovo il compagno, entra di nuovo il compagno, entra di nuovo il compagno. Alla fine, in poche parole, si arriva a dei match quasi praticamente infiniti, ma non perché sono belli, ed è quello il problema, ma perché quando è il momento di chiuderla c'è sempre qualcuno che interrompe e si va avanti, si continua ad andare avanti, così e così e così. Comunque, tolti i miei appunti sulla modalità tag team normale di WWE 2K24, spero che nel 2K25 non un po' migliorato, ma non saprei bene. Comunque, torniamo al match con Charlotte che getta proprio Io Sky contro i gradoni d'acciaio. Ancora una volta, tanto l'arbitro conta qui, ora capisco che non deve durare tanto, però così neanche. C'è da dire, vai Io Sky. Che Charlotte torna. Poi Io Sky la prende, la lancia contro i gradoni. Qui si sono lanciate contro i gradoni, cioè almeno 3 volte. Almeno. Intanto magari potrei fare un'interferenza personale. Comunque, lo schiappone e Charlotte va a impedire su Io Sky, poi dà il cambio alla sua compagna Kairi Sane, la compagna di oggi. 3 giapponesi in questo match. Trova lo schienamento, Kairi Sane, 1, solo 1. Ricordiamoci tra l'altro che Kairi Sane e Asuka ora sono avversarie, e lo sono state anche a WrestleMania nel match che avevo menzionato durante l'ingresso di Kairi Sane contro dove vinse il titolo degli Stati Uniti nel match con la Scala. Asuka e Kairi Sane, ricordiamoci, facevano parte, erano compagne, parte delle Kabuki Warrior, e poi hanno proprio
splittato e litigato proprio nella Road to WrestleMania, al quale si è unita anche Becky Lynch, ma non è servito perché ha vinto Kairi Sane. Kairi Sane e Asuka sono state campionesse di coppia, anche se ora non c'è più buon sangue tra di loro. Sky stava trascinando, probabilmente voleva dare il tag ad Asuka o meno provare a lanciarsi per darlo, ma Kairi Sane era in mezzo alla strada. Attenzione, attacca Charlotte Io Sky, ma Kairi ne approfitta di questa distrazione e attacca Io Sky. Ragazzi, veramente curioso ancora, mi è venuto in mente così di cosa succederà tra Randy Orton e The Undertaker, ragazzi. Dopo la vittoria di Jericho, Randy si è alzato veramente sconsolato, tutto nero, rintocco di campana caratteristico. Oddio, se lo immaginava nei commentatori lo sarebbe accaduto. Avete letto i sottotitoli ed è comparso proprio The Undertaker. Attento allo schienamento di Sky, 1, 2, ma guarda, cari sempre dire, ora non aveva bisogno di fare questa interferenza perché tanto Charlotte si liberava da sola. Attenzione culla qui. Ragazzi, Sky deve per forza dargli il cambio a Asuka perché qui veramente distrutta. Ha fatto quasi tutto lei per il team. Che pugno! E ora va dopo aver steso Charlotte. Ed ecco che entra Asuka. Asuka Charlotte, proprio le due che si contenderanno il titolo più importante della divisione femminile nel prossimo pay per view della WWE Saturday Night Main Event. Eccolo là. Gli ha ridato pump e faccia ad Asuka, a Io Sky. E ecco che faccia a faccia Kairi Sane e Asuka, l'ex campionessa di coppia WWE. Ma che spear dal nulla di Kairi Sane. E poi attenzione anche un insane elbow. È così che dà il benvenuto ad Asuka. Una serie di colpi pazzesca, uno e poi entra subito Io Sky. Anche qui non c'era bisogno dell'ingresso, quindi come vedete il discorso che vi facevo prima sul perché non mi piace la AI dei normal tag team è questo, cioè per farvi capire intervengono anche quando non c'è bisogno. Figurarsi poi dopo quando poi c'è lo spam di mosse finali. Ma interveniamo noi in qualche maniera, perché se così almeno non lo rendiamo un match infinito. Ce lo godiamo per quanto deve durare, raga. Devo mettere un tornado tag team che sono anche più spettacolari, oltre che si ovvia questo problema, perché ovviamente il tornado tag team non ci sono i tag. Attenzione qui! Che presa di Asuka! E Kairi soffre tantissimo al braccio. Si mandano tanto. Pensavo voleva fare un volo Kairi Sane, ma si è fermata. Faceva un volo, forse stendeva anche tutti e due, Io Sky era accanto. Balda con lo spinning kick, poi Asuka butta Kairi Sane al centro del quadrato. Attenzione Kairi. Neck breaker.
Ma nel momento in cui si vanta, Io Sky dà il cambio a Asuka. Sbaglia completamente qui, Spinning kick, attenzione. Ma Kairi Sane è già lì, pronta sul pezzo. Di nuovo, no, toglie il cuscinetto protettivo. Dal cambio di nuovo a Kairi Sane. Presa, sì, voleva correre per dare il cambio a Io Sky probabilmente, ma lanciata fuori. Attenzione, l'arbitro va a rimettere il cuscinetto a posto all'angolo. Prova a colpire Io Sky, ma Io Sky ha bloccato il pugno. Ci prova di nuovo e ancora una volta. Beh, contro il dropkick però non può fare niente. Attenzione, si lancia. Ma che spettacolo, Kairi Sane ha fatto un lancio impossibile, ragazzi. Ha fatto un volo impossibile. Attenzione, Kairi Sane distrae Asuka in qualche maniera. Ingenuità, ragazzi, ingenuità. Attenzione, Io Sky rientra dal nulla. Colpisce qui. Attenzione, Asuka lock dopo questo assist di Io Sky. Ma Charlotte sarà prontissima a intervenire probabilmente. E infatti è... No. Cioè non l'ho sentito in realtà il contatto. Quindi può darsi si è liberata da sola Kairi Sane. E dal cambio a Io Sky, Kairi Sane prova a scivolare, strisciare verso la compagna. Ce la fa. Ha perso tempo Io Sky. Spear! Non fare già lo schienamento. Ok. Uno, due, no, Io Sky dice no. Dropkick. Sky, poi serie di calci. Attenzione, fantastica mossa da Lucia Libre. Attenzione, Io Sky è pronta con il moonsault. Moonsault! Uno, sì, d'altra parte. Gran match, ragazzi, qui a Monday Night Raw tra Charlotte Flair e Kairi Sane contro Io Sky e Asuka. Bella questa mossa. Pensavate voi, Uno, due. Si libera. Questo è stato colpito di brutto. Attenzione, Kairi Sane si vuole vendicare probabilmente, invece no.
Attenzione, natural selection su Io Sky. Qui è devastante, qui è davvero devastante. Mentre l'arbitro continua a contare. È una figure 4 che viene applicata su Charlotte. Salvo la mia compagna. L'ho salvata in qualche maniera. E Io Sky e Asuka cede Kairi Sane dopo questa mossa e vincono proprio loro. Davvero un bel match questo. Sorridano le due, ma ovviamente il match decisivo non sarà qui, ma sarà a prossimo pay per view, Saturday Night Main Event, Asuka contro Charlotte e Kairi Sane contro Io Sky. Ma ora andiamo avanti dopo questo bel match di coppia, perché abbiamo due incontri a concludere davvero interessanti. Art Business sicuramente protagonista con questo Bobby Lashley contro il campione indiscusso WWE Gunther, che se vi ricordate ha sconfitto nell'ultimo pay per view nel main event Tetsuya Naito ed è diventato doppio campione della WWE, ragazzi, perché lui era già campione intercontinentale. Oggi se la vedrà con Bobby Lashley. Ricordiamoci che Cody Rhodes è riuscito a sconfiggere in maniera abbastanza imprevista, ma non tanto per come è andato a finire. Poi ha battuto proprio Gunther e poi è scappato perché Gunther si era rialzato, ha steso anche l'arbitro da quanto era arrabbiato. Ma vabbè, vedremo cosa farà Cody Rhodes. Ecco qui però WWE Intercontinental Champion and the undisputed WWE Universal Champion Gunther. Eccolo qui Gunther con i due titoli, come vi avevo detto, il double champion. Fierissimo ovviamente il ring general. Oggi però ne vedremo delle belle, perché il suo avversario sarà Bobby Lashley della Art Business, campione di coppia WWE, come sapete. E ecco Gunther che alza le due corone al cielo, quella di campione indiscusso WWE e quella intercontinentale, primo e secondo titolo più importante qui in federazione, entrambi detenuti dal ring general Gunther. Ma ora bando alle ciance, perché è il momento del suo avversario, come avevo già detto prima, membro dell'Art Business insieme a Powerhouse Hobbs, che sarà protagonista del main event. E eccolo qui, The Hurt Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, one half of the World Tag Team Champions, the Almighty Bobby Lashley. eccolo qui il campione di coppia, uno dei campioni di coppia, Bobby Lashley. E poi il main event, ragazzi, il main event. Avremo un match di Roman Reigns, che ricordiamo nella scorsa puntata ha sconfitto in un match 1 contro 1 Naito,
i due si sono finalmente riaffrontati dai tempi di SummerSlam e vedremo, sicuramente Naito e Roman avranno molto da dirsi prima del loro scontro decisivo a Saturday Night Main Event, il loro secondo scontro decisivo, perché il primo è stato a SummerSlam, dove, ricordiamolo, e se non l'avete fatto andatelo a trovare ragazzi, lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, SummerSlam, dove c'è stato il match tra Roman Reigns e Tetsuya Naito, un Hell in a Cell, main event ovviamente del più grande party dell'estate, SummerSlam appunto. Crossline qui. Un inizio come ci si aspettava, quindi un inizio diciamo di potenza più che altro. Attenzione, prende un kendo stick Bobby Lashley. Lo lancia ragazzi, vediamo questo match senza squalifiche chiaramente, e Bobby Lashley comunque a un certo punto ha messo il piede sull'acceleratore e sta facendo davvero un grande match contro il doppio campione Gunther. Qui a vuoto però con questo elbow drop, ma è lento Gunther, è lento davvero. Power Slam, ottima davvero esecuzione di Bobby Lashley. 1. Attacca Gunther, buon inizio devo dire. Come l'ha preso in una delle sorprese sottomissione. Lashley deve usare la sua potenza, eccola, infatti l'ho chiamata. Riesce a spezzare la presa di sottomissione di Gunther. Chop, e poi infierisce sulle leve inferiori del ring general. Attenzione, lo prende, forse una Dominator. Mamma mia, ma è un Bobby Lashley on fire oggi. Dice no Gunther, ma è davvero un Bobby Lashley on fire. Attenzione, continua a infierire. Gunther irriconoscibile ragazzi, è veramente irriconoscibile. Attenzione, prepara una spear Bobby, va a segno, l'ha travolto. 1, 2, ragazzi, ma allora ricordiamolo, il primo match di Gunther doppio campione contro Cody Rhodes ha finito in una sconfitta al termine di un grand match. Qui Gunther sta andando vicino a perdere e questa volta non è stato un gran match, perché Gunther ha fatto davvero pochissimo, davvero. Attenzione, si rialza, evita qui. Attenzione, ci vuole smentire l'Ariat. 1, 2, no.
attenzione Bobby, lo prende, neckbreaker. Gunther si carica a 1000. Alta cross line scatenata adesso in general. Non ci sta a subire un'umiliazione bruciante. Attenzione, solleva Bobby, la power bomb. 1, 2, 2,99 ragazzi, come si dice in gergo, veramente per un niente. Ragazzi, questa parte non è campione per caso. Prende ora i gradoni d'acciaio e in general li getta sul ring. Però Bobby Lashley esce e non si accorge che Gunther è dietro. No, non si era proprio accorto. Back suplex. Momento ultra positivo per il ring general Gunther, per l'austriaco. 4. Shoulder block. Attenzione Bobby. Quando ho detto pensavo era partito una spear, poi ho visto non aveva lo slot della mossa finale, quello che ora ha però. Attenzione, la presa di sottomissione, full Nelson, potrebbe cedere Gunther, in pericolo il ring general. Attenzione qui, no, riesce a spezzare in qualche modo la presa di Lashley con enorme difficoltà. Prende ora i gradoni che sono stati spostati dall'arbitro che voleva passare. E lo lancia. Che impatto su Gunther. Attenzione, forse è pronto a correre Lashley. E spallata all'addome, vola fuori dal ring. Attenzione, può sorprendere con una mossa aerea. E va a vuoto, infatti era meglio se non la provava. Contrattacca. Beh, devo dire bel match davvero, No, comunque, cioè, questa al momento è davvero una bella puntata di Raw. Colpisce lo Sledgehammer, tanto caro a The Game, Triple H, Paul Levesque. Scambio di pugni. Ragazzi, bel match tra Bobby Lashley e Gunther, veramente. Scambio, ancora pugni, ancora una volta. Se ne prende il gradone, colpisce Gunther. No. Ora lo schiena, potrebbe essere la fine per il ring generale. 1, 2, 3. Che vittoria pesante per Bobby Lashley. Seconda sconfitta consecutiva da quando ha vinto il titolo per Gunther. Un Gunther irriconoscibile proprio da quando ha vinto la cintura più importante. Cody Rhodes non si è fatto vedere, però non ha dimenticato ovviamente la faccenda tra i due. Sarà probabilmente una faccenda per la prossima settimana. Intanto però Bobby Lashley trionfa e flexa il fisico. E ora è il momento del main event di questa puntata di WWE Raw su Netflix. Il Tribal Chief Roman Reigns contro Powerhouse Hobbs. Guardiamo un riassunto degli ultimi scontri di Roman Reigns in questa stagione. Primo match a WrestleMania Notte 2 ha aperto lo show sconfiggendo Brock Lesnar, che poi dopo quella sconfitta ha lasciato per il momento la WWE e la nostra Universe Mod. Potrebbe tornare probabilmente. Nel frattempo poi ha battuto, si è rimesso sulla strada di Naito, l'ha battuto a Raw
Ricordatevi la grande storia tra i due, che l'Arena Cell, Roman Reigns che ha perso il titolo di campione indiscusso proprio contro Naito, insomma c'è stata tutta una storia. Adesso è il momento del faccia a faccia di nuovo. Tuttavia in questo match avremo Roman Reigns contro Powerhouse Hobbs. Eccolo Roman, eccolo Naito. L'avevo detto io, ragazzi, tra i due il tutto si sarebbe infiammato nel corso delle settimane prima di Saturday Night Main Event, dove ci sarà il loro secondo incontro decisivo, mettiamola così, dopo il primo. Comunque secondo incontro importante in pay-per-view. Tolto questo, Roman Reigns durante il suo ingresso è stato colpito da Naito, che ha dato un vantaggio quindi a Powerhouse Hobbs, secondo membro dell'Art Business e quindi campione di coppia, a fare un match. Prima Bobby Lashley gli è andata bene, chissà che non vada bene anche a Powerhouse Hobbs. Sarebbe una vittoria incredibile, Certo Naito ha dato un buon vantaggio almeno per le fasi iniziali a Powerhouse Hobbs, che infatti sta colpendo Roman, che ora però dice no. Ragazzi, è il Tribal Chief, il nostro campione universale in WWE più lungo. Lui che era campione già da prima che iniziavamo a trasmettere la nostra Universe Mod, e a SummerSlam, ora io non saprei precisamente, però era campione da un anno e qualcosina di più. Purtroppo avendo iniziato non posso tenere la precisione del regno di Roman Reigns, non avendo gli episodi, però comunque sia, diciamo, poco più di un anno di regno, il regno più lungo, finito poi a WrestleMania contro Tetsuya Naito, SummerSlam scusate, poi da lì Roman scomparve, si prese la meritata sosta, è tornata alla Royal Rumble provandola a vincere, non è andata bene, ha provato a vincere l'Elimination Chamber anche, non è andato bene neanche quello, ha battuto però Brock Lesnar nell'opener e ora ragazzi è sulla strada di Naito, e chissà cosa succederà dopo Saturday Night Main Event, perché uno come Roman Reigns potrebbe anche essere il momento, certo deve sconfiggere Naito però, di tornare per quella cintura. Elbow drop di Powerhouse Hobbs su Roman Reigns. La potenza di Powerhouse Hobbs, ex campione degli Stati Uniti e attuale campione di coppia con Bobby Lashley. Certo c'è da dire che nella nostra Universe Mod per il momento abbiamo avuto due regni da campioni di coppia veramente belli. Quello di Sami Zayn e Kevin Owens, fantastico. E questo anche dell'Art Business bello, perché loro è veramente difficile strappargli la cintura. Attenzione, World Strongest Slam su Roman Reigns, stanco Powerhouse Hobbs, riesce a appoggiare solo il braccio, 1, 2, no. Non troppo bello questo incontro, però è bello per le cartellate che si tirano, quello sì. Infatti si stanno a fare un sacco di danni in poco tempo davvero. Tuttavia Roman Reigns è in difficoltà contro Powerhouse Hobbs. Crossline anche. Uno, solo uno ragazzi. La serie di pugni colpisce
Oh, dice di no. Se ne carica Powerhouse Hobbs. Follow slam, ragazzi. Attenzione, ribalta la powerbomb di Rex in una DDT. Mamma mia, che match questo. Main event di Monday Night Raw. Uno, due, no. Dice di no Powerhouse Hobbs. Crossline all'angolo. Ancora infierisce. Attenzione, lo vuol sottomettere. No, Powerhouse si libera. Attenzione. Ha ribaltato la World Strong Slam in una DDT, ragazzi. Spear. Potrebbe essere la fine. 1, 2. No, Powerhouse Hobbs. Attenzione, prepara il Superman Punch. A segno. 1, 2, 3. Gran vittoria di Roman Reigns. Spear più Superman Punch, nonostante l'interferenza di Naito iniziale, che ora infatti non si fa vedere. Vince Roman Reigns. Chissà cosa succederà nella prossima puntata tra Reigns e Tetsuya Naito. Ma gran vittoria di Roman in questo main event di Monday Night Raw. E ora andiamo quindi, come di consueto, dopo Raw a un'altra puntata sempre da 4 match. Ci possiamo permettere, perché è finito l'Open Air Tournament, almeno le semifinali. Nella scorsa puntata di Dynamite le due finali saranno ai W Full Gear. Quindi andiamo subito a fare la card, che io chiaramente come sempre ho già pronta. La Ring of Honor si salta. Ok, allora il primo match va bene. Bah, è vero però vabbè, sì, bisogna far così, Ah, aspettate però, io il main event non lo volevo fare in questa maniera qua. Ok, il main event volevo fare un 3 contro 3. Quindi 6 man, ovviamente tornato. Oh, perfetto. Dove abbiamo? Ovviamente, se avete seguito le storyline, Takeshita e Kyle Fletcher. E da quest'altra parte chi abbiamo? Beh, abbiamo Hangman Adam Page. Così colleghiamo Bryan Danielson con Kenny Omega, che ora che Kenny Omega ha sconfitto Will Ospreay è bello carico. È proprio ultra carico, vuole andare per il titolo contro Bryan Danielson con l'aiuto di Kenny Omega, della Don Callis Family. Dall'altra parte Adam Page, che dovrà fare la finale dell'Owen Hart Tournament maschile proprio contro Takeshita. E poi abbiamo Kyle Fletcher e Pac, un Pac che di solito vediamo con i Death Rider, ma oggi ha un senso che sta qui. Ha il senso perché Pac si è guadagnato la possibilità di andare
per il titolo TBS, ok? E TBS TNT, scusatemi, AEW Full Gear. Comunque, iniziamo con questo opener match non valido per il titolo. La primera, Stephanie Vaquer contro The Man, Becky Lynch. Opener di puntata, Becky Lynch è una campionessa TBS, come sapete, difesa fresca di difesa del titolo AEW Blood and Guts proprio contro Mercedes Moné, ex Sasha Banks, la CEO. Però vediamo intanto come va Stephanie Vaquer contro Becky Lynch. La mia idea per AEW Full Gear è vedere un po' che tipo di avversario si può dare a Becky Lynch. Volevo fare un match a 3, però intanto gli diamo Stephanie Vaquer e inizia subito. Il match è iniziato. Stephanie è andata ad abbattere l'arbitro con questa crossline. Pubblico tutto per Becky. Prova a sottometterla, ma tanto l'arbitro non c'è. Comunque inizio incontro, infatti Stephanie si libera subito la cilena. Bell'inizio comunque, eccetto l'arbitro a terra. Direi davvero un bell'inizio. Face slam di Stephanie Vaquer. Prova lo schienamento. 1, 2, no. Attenzione, culla improvvisa qui. 1. Bella prestazione della Vaquer. Attenzione, ribalta. È un bel inizio davvero. Mosse e contromosse. Prova lo schienamento qui. 1. Ne ha tantissime ancora. Chiaramente la primera Stephanie Vaquer. Se ne vola. Springboard, crossbody. Ottima esecuzione davvero. 1. Ma ci stava. Attenzione. Comeback di Becky Lynch. Completamente a segno. Ora Becky sale sulla terza corda, forse è pronto per il suo leg drop. No. Shotgun drop kick. 1, 2, niente da fare. Double X handle. Colpisce con questo calcio. Difficoltà per la cilena Stephanie Vaquer. Bella roba, sicuramente. Attenzione, Stephanie. Fuori dal ring dove fa più male. Questa stunnata incredibile. Allora, Stephanie aveva iniziato in maniera veramente bella il match, poi alla lunga è venuta fuori solo Becky Lynch e leg drop adesso, potrebbe essere anche finita per la Vaquer. 1, 2, 3. Vince The Man Becky Lynch in questo opener di puntata non valido per la cintura TBS. Here is your winner, Becky Lynch. E trionfa Becky Lynch.
carichissima ovviamente. Andiamo ora al prossimo match, ragazzi, che anche questa si pronuncia una bella puntata, seppur mini come quella di Raw che abbiamo trasmesso ora, con LA Knight contro Kazuchika Okada. Kazuchika Okada, beh, un palmarès che parla da sé nel nostro Universe Mood, 2 volte campione mondiale dell'All Elite Wrestling, una volta è attuale, tra l'altro campione international, vinto proprio a WrestleMania in un match a 3, strappando dal campione di allora Hangman Adam Page. Dall'altra parte abbiamo LA Knight. LA Knight che è uno dei nomi draftati ovviamente dalla WWE all'AEW. LA Knight che ha iniziato con uno sprint abbastanza importante, subito vittoria al debutto, vittoria anche contro Hangman Adam Page, uno dei pochissimi che ha sconfitto Hangman per schieramento proprio diretto così, da quando è arrivato nel nostro Universe Mode, è arrivato verso la fine dell'Universe Mode della scorsa stagione. E poi però, proprio contro Hangman sempre, nel match che era valido ai AEW Blood and Guts per l'Owen Hart Tournament, ha perso e quindi è uscito fuori dal torneo. Ora un LA Knight in cerca di un altro obiettivo, perché vuole fare bella figura contro Kazuchika Okada, il Rainmaker, e andare per il titolo international. Yeah, chiaramente come è tipico delle taunt di LA Knight, sempre molto amato dal pubblico. Anche se oggi sembra un po' divisa a metà l'arena, è stato anche qualche fischiettino di sottofondo, non troppo percettibile. Ed eccolo qui il campione internazionale, Rainmaker. Weighing in at 232 pounds, the All-Star International Champion, Okada, Kazuchika Okada avanza. Il giapponese in questo match contro LA Knight ci aspetta un bel match davvero e vedremo un po' cosa farà anche LA Knight. LA Knight, yeah. Alza la cintura Okada, fa vedere a tutti che è il campione ed è pronto per questo match non valido per il titolo international contro LA Knight. Yeah, pubblico tutto per LA Knight. Inizia il match. Un bel vantaggio per LA Knight in questa fase del match contro Kazuchika Okada. Attenzione, che fantastico inizio di LA Knight, ragazzi.
Okada non riesce a reagire in nessun modo. Domina LA Knight. Attenzione, prova Okada a ribaltare un po' l'inerzia di questo match. Lancia contro i gradoni. Ora è tornato il Rainmaker. L'arbitro è a 7. Diamo il tempo a tutti e due di rientrare, vai, perché qui se no finisce per conteggio fuori doppio. Prende Okada. Neckbreaker. Cioè backbreaker, scusatemi. Ha preso per il collo, sì, ma in realtà è stata la schiena la parte interessata. Attenzione, Okada. Che elbow drop. Beh, devo dire che ha iniziato benissimo LA Knight, però poi quando Okada ha preso il controllo. Attenzione, una culla improvvisa qui. Sorpreso Okada. Solo uno. Ancora Okada. Si carica il Rainmaker. Attenzione. Evita la Rainmaker LA Knight. E va a segno con la BFT. 1, 2. Ragazzi, ci dà dentro LA Knight, Voi pensate, ma ci dà dentro. Braccio teso qui. Se LA Knight vuol vincere, prova a salire sulla terza corda, forse per un... No, attenzione, attende che Okada si rialzi. Vola, double axe handle smash. Prova lo schienamento ora dopo questa serie di colpi. Uno, solo uno. Ancora a terra Okada, che ora prova a rialzarsi usando le corde, ma LA Knight è già pronto per colpire. Drop kick anche. Attenzione, lanciato. Va al di fuori delle barricate. Sono andati a picchiarsi in mezzo al pubblico Okada e LA Knight. L'arbitro intanto però conta. Siamo a 6, ragazzi. Fireman Carry Slam. Ora prova a portare LA Knight. Lo butta sul ring. Big boot. Non l'ha preso proprio 100-100, ma comunque l'ha buttato a terra. Stanco anche Okada, dopo questo colpo è stato un po' a terra. Attenzione, ancora una volta, una culla improvvisa. 1, 2. Infatti già la seconda volta che sorprendo Okada con queste culle. Attenzione, come l'ha preso al volo. Thompson. Pile driver. E ora vuol provare una Rainmaker. Lo prende. Rainmaker. 1, 2. LA Knight, ragazzi. Bel match davvero, tra LA Knight e Kazuchika Okada. Ricordiamo, non valido per il titolo international. Attenzione, lo prende con questa Alabama. No. Gli ha distrutto il collo, raga.
ha veramente distrutto il collo. Batte la testa da LA Knight, continua a infierire il giapponese. Se ne lo prende ancora. Pestata LA Knight. Lanciato. Potrebbe anche schienarlo secondo me adesso, perché e invece continua a far soffrire la Knight. Però questa volta ha alzato le ginocchia il cavaliere di Los Angeles. Power Slam con schienamento, attenzione, 1, 2, si dispera LA Knight, voleva chiudere il match. Attenzione LA Knight, come l'ha preso, grande presa, Boston Crab in pericolo, Okada potrebbe cedere, no, ribalta con una grande classe. Che match tra Okada e LA Knight. Attenzione, BFT, 1, 2, no, ma che match incredibile stanno facendo questi due. Kazuchika Okada contro LA Knight. Backdrop, Irish Whip, lancio di braccio di LA Knight. Attenzione, Diamond Cutter. Probabilmente non era Diamond Cutter, però vabbè. Attenzione, double axe handle. Mamma mia che match stanno facendo questi due qui ai AEW Dynamite. Attenzione che ora potrebbe schienare Okada, potrebbe essere la vittoria. Attenzione, attenzione il Knight. Elbow drop. E ora potrebbe essere davvero la fine, ragazzi. La vittoria del Knight. 1, 2, no, incredibile. Kazuchika Okada ancora una volta dice no, ma che match questo. Attenzione che ora è pronta la BFT, se va a segno è finita. No, Okada, European Uppercut. Attenzione, Rainmaker. 1, 2, 3. Vince Kazuchika Okada, un grande incontro contro LA Knight. LA Knight non ci sta a stendere l'arbitro, infuriato nero, voleva vincere, ma oggi è stato meglio di te il buon Okada, caro LA Knight. Ma uno con la sua faccia mi sa che non gliela fa passare liscia Okada. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate. Comunque andiamo al prossimo incontro. Finalmente, ragazzi, dopo 2 puntate dove per motivi extra non abbiamo potuto, per motivi dell'Open Air Tournament, vedere il faccia a faccia tra Toni Storm e Mariah May, ragazzi. Ricordiamolo. C'era già stato precedente, infatti Toni Storm è andata a WrestleMania per il titolo contro la campionessa Mariah May, che tra l'altro era una double champion in quel match lì, aveva anche il titolo TBS, e Mariah May ha vinto e ha difeso la cintura. Poi a AEW Blood and Guts Toni Storm ha vinto un Fatal 4-Way con la number 1 contender in palio, un Fatal 4-Way che comprendeva anche Liv Morgan, Giulia e Saya Kamitani, ok?
E quindi si è rimessa di nuovo in lizza per queste cinture. E quindi avremo Toni Storm contro Mariah May, secondo incontro in pay-per-view AEW Full Gear. Ma oggi è il momento del primo antipasto. Mariah May è già entrata, Toni Storm avanza. Ragazzi, l'inizio è chiaro, chiaramente. Tra le due, sì, a WrestleMania ha vinto Mariah May, ma non è mai andata proprio, diciamo, cioè il senso di chiusura non si è mai avuto, e questo inizio ha dimostrato che le due si vogliono ancora parecchio male. Attenzione, perché l'Out Express attenzione, Mariah May, DDT sull'Apron Ring, ragazzi. L'arbitro conta, Tony si vanta, Mariah deve tornare assolutamente dentro il quadrato, ecco, e prende Toni Storm. Oh, attenzione, prova una presa al braccio, ma Tony colpisce. German suplex con schienamento a ponte. Beh. Colpisce Toni Storm, una serie di pugni. Mariah May, The Glamour Mariah May, attuale Blake Monroe a NXT, nella vera vita, nella real life. Attenzione qui, alto schienamento, 1, 2, no. Sta lottando meglio secondo me Tony in questo frangente. Aspetta la campionessa, ma ragazzi, non c'è bisogno che io vi dica come è il wrestling. Tutto può cambiare improvvisamente. Continua però a infierire Toni Storm. Timeless Toni Storm. Attenzione. 1, 2. Tony dice no. Mariah l'ha tirata fuori dal niente, Impatto devastante. Attenzione. Ribalta tutto. Toni Storm probabilmente voleva provare una Mayday Mariah May, ma non è andata bene. Il comeback ora di Toni Storm, che va a colpire. No. Serie di pugni. Testata su Mariah May, e poi Tiger Bomb. 1, 2, no, Mariah dice no. E allora Tony prova a trascinarla. Forse sarà il momento della Storm Zero. No, attenzione, la ankle lock alla Kurt Angle. Mariah in difficoltà, attenzione qui. No, non basta, e gliene vuole fare un'altra, ma Enziguri kick.
come ribalta Mariah May. Serie di gomitate però. Davvero un bel match questo tra Mariah May e Toni Storm, ma non c'erano dubbi, considerato chiaramente il valore più volte dimostrato nel nostro Universe Mode dalle due atlete coinvolte. E Toni all'ultimo riesce a salire sul quadrato, proprio al conto di 9 dell'arbitro, fuori del ring. Però Mariah è di nuovo addosso alla Storm. Niente da fare. Attenzione a Mariah May. Vorrà preparare una Mayday. La prende, attenzione. Mayday. 1, 2, resiste alla Mayday Toni Storm, incredibile, ma attenzione perché Mariah May ne fa un'altra, seconda, e questa volta non può resistere Toni. 1, 2, 3, vince Mariah May questo primo scontro tra le due, questo primo faccia a faccia, con due Mayday di fila. Vince ancora Mariah May, ragazzi. Si riconferma proprio sempre più in vetta alla divisione femminile dell'All Elite Wrestling. Andiamo però ora al main event time di questa puntata di Dynamite, al quale seguirà SmackDown e Collision, 3 match e 3 match. Main event, Bryan Danielson insieme a Hangman Adam Page e The Bastard Pac, ex Neville in WWE nella real life, contro la Don Callis Family, formata ovviamente da Konosuke Takeshita e da Kyle Fletcher e Kenny Omega. Perché dico così? Perché nonostante i rapporti direi più che conclamati e forti con Don Callis in questo momento per Kenny Omega, non c'è stato ancora un annuncio ufficiale riguardo un possibile ingresso di Kenny nella Don Callis Family, però l'alleanza è chiara, quindi vedremo un po'. Ricordiamo da una parte Danielson e Kenny Omega si sfideranno ai AEW Full Gear, scusatemi, nel main event, match valido ovviamente per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Dall'altra parte Hangman Adam Page, finalista dell'Owen Hart Tournament maschile, se la vedrà proprio contro Konosuke Takeshita, sempre a Full Gear. E sempre a Full Gear Pac proverà a togliere la cintura a Kyle Fletcher. Quindi con tutti questi incroci che si vanno poi che vanno poi a collidere in questo incontro, possiamo dire che è il momento di vedere gli ingressi di questo main event di AEW Dynamite. Andrò in questa circostanza a tagliare un pochettino gli ingressi. E eccolo qui, il campione dell'All Elite Wrestling,
champion, Bryan Danielson. The American Dragon, Bryan Danielson, il campione mondiale dell'All Elite Wrestling, un titolo che ha vinto a WrestleMania in un match a 3 che comprendeva anche MJF e Jon Moxley. MJF era il campione. Poi difesa contro Adam Copeland, AEW Blood and Guts, e adesso avversario contro Kenny Omega. The Rough Riders from Newcastle upon Tyne, England, weighing in at 217 pounds. Boom. E ecco qui anche Pac dei Death Raiders, questa volta per motivi di convenienza, per motivi di non insieme a Claudio Castagnoli e a Jon Moxley, con quale forma il trio. Ed è ora il momento del compagno, il finalista dell'Owen Hart Tournament, lui che ha battuto LA Knight nel primo turno e Sami Zayn in semifinale. Hangman Adam Page, ragazzi, ex campione international, che si giocherà proprio la finale a AEW Full Gear contro Konosuke Takeshita. Ed ora è il momento degli avversari dopo l'ingresso di Bryan Danielson, Adam Page e Pac. E eccolo qui. Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega. Il cleaner Kenny Omega, ex campione international e ex campione di coppia nella nostra Universe Mod. Passata stagione ora punta al titolo mondiale, tra l'altro ancora una volta, se vi ricordate, contro Bryan Danielson, perché già nella scorsa stagione, se non sbaglio, a AEW Dynasty, quindi tra i primissimi pay per view che trovate, se non l'avete visto, nel best of 2024-2025 playlist sul mio canale, dove c'è tutto il meglio, ok? Di nuovo contro Danielson, dopo quasi un anno, perché praticamente, se non sbaglio, è il pay per view subito dopo Full Gear, che è il prossimo andiamo a trasmettere, quindi ha vinto la sua rivalità con Will Ospreay in un False Count Anywhere match nel main event della scorsa puntata di Dynamite, e ora è prontissimo con l'appoggio della Don Callis Family. E eccoli qui i due della Don Callis Family. Senza Don Callis a questo giro abbiamo il campione TNT, The Protostar, Kyle Fletcher, e Konosuke Takeshita di Alpha. La Don Callis Family, fondata da Don Callis, leader proprio spirituale. Don Callis che non può essere presente per motivi di sicurazione, tuttavia ecco qui che avanzano con il TNT, che sarà difeso proprio contro Pac AEW Full Gear, ragazzi. E direi che dopo questi ultimi due ingressi può iniziare il main event di questa puntata di AEW Dynamite. Adam Page, Pac e Bryan Danielson contro Kenny Omega e la Don Callis Family, Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher. Come sempre, ovviamente, quando ci sono match con tutta questa gente è sempre un po' un caos andare a commentare effettivamente il match. Gente famosa da una parte, gente famosa da un'altra, uno guarda una cosa mentre un altro sta facendo un'altra roba, gente fuori dai ring, gente dentro, insomma un bel bordello. Quindi si commenterà come è possibile tutte le volte. È anche il bello di queste speculazioni, il caos assoluto che si viene a creare, e quando intrecciano anche scontri futuri del pay per view e più rivalità, tanto meglio. Fa strano vedere Pac in coppia con altra gente che non siano Jon Moxley o Claudio Castagnoli, però sezione Pac che vola, bella roba. Proprio schienamento Danielson su Takeshita, niente da fare. Ecco Kenny Omega che avanza, German suplex, ma arriva Hangman ad aiutare.
un Busaku Kick di... No, non si chiama Busaku Kick. Vabbè, comunque di Danielson, chiamiamola la freccia di Danielson. È tipo il nome che ho detto, in questo momento è un attimo l'altro. Comunque Park porta alle corde Takeshita, no, ribaltato, ma c'erano Kenny Omega e Adam Page a interrompere il tutto. E si prende la mossa Takeshita. E ragazzi, bella sequenza di mosse, qualsiasi voi state seguendo, è sempre una bella sequenza di mosse. Poi quasi tutto sui ring per il momento, poi tra un po' andranno a sparpagliarsi un po' come classico e come normale succeda qui, però Takeshita, ragazzi, che volo che ha fatto su Pac. Nel frattempo Kyle Fletcher anche finisce fuori, lanciato da Hangman Adam Page. Attenzione qui, abdominal stretch, vuol far cedere Kenny Omega, ma no, si libera. Come ha ribaltato. Attenzione, i calci di Danielson, scanditi dal pubblico. Boom, calcione da K, ora prova a allontanare Kenny. No, attenzione. Lo prende con una presa di sottomissione, attenzione, vuol sottomettere Kenny Omega, ma Fletcher, no, viene bloccato da Hangman, attenzione, no, riesce a liberarsi Kenny Omega. Attenzione però Fletcher, ma arriva Pac, che casino in questo incontro. Attenzione, Kenny Omega è pronto una One Winged Angel a segno. Lo schiena, attenzione, ma Pac c'era, per fortuna Pac è intervenuto perché Adam Page era rimasto, stava facendo una mossa sottomissione e poi è stato ribaltato. Attenzione, questa ginocchiata da KO di Takeshita su Pac. 2 all'ultimo Pac dice no. Attenzione, Dragon Rana di Takeshita su Adam Page, poi serie di pugni su Pac. Kenny Omega va a prendere fuori dal ring Hangman. Sono rimasti, attenzione, sul quadrato Fletcher e Danielson dopo questo grande lancio di Takeshita su Pac. Danielson interrompe una mossa finale di Fletcher, ma forse una mossa, no, era una mossa speciale. Suplex, super great, veramente. Attenzione, prova lo schienamento, attenzione, Danielson, solo uno, attenzione, mi aspettavo di più, ma Takeshita poi arriva, si libera anche di lui, attenzione, la Death Eye di Page su Takeshita, che è proprio il suo avversario del torneo. Attenzione, la Thompson Pile Driver su Danielson, però si libera da solo. Adam Page non se n'era accorto perché stava picchiando Takeshita. Calcione. Attenzione, Pac scatenato, la powerbomb su, no, si libera invece. Lo stende. Sanguine Kenny Omega con questa testata di Danielson. Rientra anche Takeshita, si libera. Attenzione, schienamento a ponte. 1, 2. Kenny si libera. Prova lo schienamento Pac ora. 1, 2. No. Suplex. No, Pac dice no.
Che mossa, che contromossa su Takeshita. Una Dragon Rana intanto su Adam Page. E attenzione, lo prende per una One Wing Angel. Lo schienamento, attenzione. 1, 2, 3. Vincono Kenny Omega, Fletcher e Takeshita con la One Winged Angel su Pac. Grande main event divertente di AEW Dynamite. Vedremo come andrà avanti la faccenda. Sconfitti per il momento Hangman Adam Page, Pac e Bryan Danielson, ma i loro match seri saranno AEW Full Gear. Con questa immagine festante della Don Callis Family e Omega, direi che è il momento di andare subito alla prossima puntata che sarà SmackDown. Ci avviciniamo ancora di più, ovviamente. I match ci dovrebbero, in teoria, se non sbaglio, già essere. Ring of Honor si è detto che si toglie. Togli. Oh, ma ci rimane sempre sto match qui. Cioè il computer comunque veramente c'è una fantasia. Sì. Quindi ci siamo tolti il Ring of Honor, che poi torneremo a trasmettere, ragazzi, non vi preoccupate. Andiamo con SmackDown. In teoria dovremmo avere già i nostri 3 match pronti. Uno è questo, sì. Aspetta, fatemi vedere una cosa. Uno è questo, ok. Però ma sì, va bene. Facciamo un altro match proprio qui, guardate, metto uno contro uno. Ah no, è vero, ragazzi, è vero, qui io dovevo mettere il main event bomba. Quindi sì, no, è vero, dovevo mettere il main event bomba. Perché visto che Gunther è il campione doppio e non ha difeso a Night of Champion e chissà quando difenderà, è il momento di un bel gauntlet match sodo, facciamolo a 8, Cioè, questa puntata è devastante per questo. Quindi abbiamo Gunther, tutto casuale, ragazzi, tutto ultra casuale. Va bene? Aspettate, ragazzi, io direi di metterci assolutamente aspettate, si trova veloce. Allora, ma buttiamoci un Chris Jericho così a caso in questo match, va bene? Poi dopo Chris Jericho io ci metterei anche Sheamus, ce lo metterei, sì. Poi ci metterei anche Kevin Owens, sì, assolutamente. Poi a questo punto ci mettiamo, ok, allora ci mettiamo Drew McIntyre, va bene, sì, perfetto. Poi vediamo un attimo, aspettate, che i nomi ce l'ho già pronti, ma volevo vedere un attimo se... Ma fischiaci un Malakai Black, perché no? Sì. Poi io direi che Re Mysterio è il minimo, ok? E poi vediamo l'ultimo. Chi potrebbe essere l'ultimo? Forse c'è Styles. Siamo quasi arrivati, raga. Ma io quasi, sai cosa? No, sai, ci metto di uscire. Vai così, ragazzi. Vai. Quindi, visto che c'è sto gauntlet, non ho messo il titolo, aspettate. Visto che c'è sto gauntlet e visto che questa è una rivalità per dopo, perché c'è Drew McIntyre, bisogna vedere, facciamo 2 match qui. Sì. Che tanto questo durerà. E modifica dobbiamo fare, l'unica cosa che dobbiamo mettere qui è il titolo on paleo.
perfetto. Intercontinentale, vai, perfetto. Ok, vai così ragazzi, vai così. 2 matchettini, però vai, il main event vale per 2. Iniziamo quindi questa puntata con Damian Priest contro Alex Shelley. Tranquillo opener, ok? Vedremo quindi stasera se ci sarà un nuovo campione intercontinentale oppure Gunther riuscirà anche a superare questo. La vedo un po' improbabile. D'altra parte però lo sapete ragazzi, quando abbiamo il doppio campione dobbiamo fare sta roba, perché se no i titoli non vengono difesi ai pay per view. E bisogna difenderli, che si siano un pay per view con un titolo in meno. Eccolo qui Damian Priest. Era un po' che non lo vedevamo, l'ex campione intercontinentale e di coppia. Weighing in at 249 pounds, Damian Priest! E Damian Priest ha fatto il suo ingresso rappresentando il Judgment Day e il momento del suo avversario Alex Shelley From Detroit, Michigan, weighing in at 217 pounds, Alex Shelley! un Alex Shelley che insieme al suo compagno Chris Sabin del Motor City Machine Guns hanno avuto la possibilità di diventare il number one contender per Saturday Night Main Event di coppia, ma hanno perso contro una nuova e convincente coppia formata da Bron Breakker e Big Bronson Reed, e così facendo hanno perso questa possibilità. Infatti Bron Breakker e Bronson Reed andranno a contendersi le cinture cercando di strappare dall'Art Business Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs in un match che comprenderà però anche i Guns, Austin Gunn e Colten Gunn, figli di Billy Gunn e Mr. S, vero? In un bel match a 3 che secondo me ci divertirà. Nel frattempo però iniziamo questo tranquillo opener tra Damian Priest e Alex Shelley. Ex campione di coppia Alex Shelley, ex campione anche degli Stati Uniti. Vi ricordate che è stato un periodo dove queste due fazioni erano abbastanza parecchio rivalità. Attacca duro però Alex Shelley, non c'è proprio storia per Damian Priest a quanto pare.
E attenzione perché nonostante la vittoria di Damian Priest, intanto scusate se mi sono assentato, cioè lo guardavo ma sto facendo una roba, non pensavo di arrivare alla fine, lo martella a forza di sedie. E direi che qui un'altra rivalità, forse una rivalità che non è mai finita, a dire la verità, tra il Judgment Day e i Motor City Machine Guns. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate di SmackDown, ma è ora il momento del match veramente cardine di questa mini puntata di SmackDown. Gauntlet Eliminator Match a 8 uomini per il titolo intercontinentale WWE, con Gunther che è il doppio campione che metterà in palio questa cintura, una cintura intercontinentale che non può essere difesa in pay-per-view mai finché c'era Gunther, perché giustamente si dà sempre la priorità al titolo indiscusso WWE, e un doppio match non mi sembra il caso di farlo. E adesso vedremo un po' chi vincerà. Quindi Gunther nella tana dei leoni insieme a Malachi Black o Aleister Black, come volete, Chris Jericho, Sheamus, Rey Mysterio, Drew McIntyre, Kevin Owens e Ricochet. Quindi vediamo chi entrerà, chi inizierà questo match. Iniziano due e poi piano piano entrano altri personaggi a eliminazione, ovviamente. Elimination can only occur by pinfall or submission. The match continues until one superstar remains, and that superstar will be declared the winner. Il vincitore è anche il campione intercontinentale, ricordiamo il secondo titolo più importante qui in WWE. Vedremo chi inizierà, ma direi che per primo entra Rey Mysterio, Mr. 619, il folletto di San Diego. Ecco qui Rey Mysterio, uno dei nomi draftati, cioè in realtà no, scusatemi, lui era uno degli acquisti extra, perché ha fatto parte dell'EW, sì, però poi ha interrotto il rapporto, ha chiuso la stagione in Messico ed è venuto in WWE con l'acquisto extra. E eccolo qui, Rey Mysterio, ragazzi, carichissimo. Vuol vincere lui? Sicuramente, iniziando per primo, ricordiamo, match a eliminazione. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Con chi inizierà Rey? Attenzione, perché Rey Mysterio inizierà proprio con il corazziere scozzese Drew McIntyre. Eccolo qui con la sua Claymore, mossa finale, ma anche il nome del classico spadone a due mani della Scozia, insomma di quella zona lì. Ed eccolo Drew che infila la spada ed è prontissimo. Drew McIntyre. And from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, the Scottish Warrior, Drew McIntyre! Ed eccolo qui Drew McIntyre. Drew McIntyre che ha ottenuto molto meno di quello che ci si aspettava in AEW nella scorsa stagione. Addirittura ha finito la stagione facendo un paio di match anche di Ring of Honor, quindi la dice lunga. Aveva bisogno del cambio, assolutamente. Vedremo come andrà in WWE questa sua stagione. Però iniziamo, ragazzi, con questo main event di SmackDown, Gauntlet Eliminator Match a 8 uomini, valido, come vedete dalla grafica, per il titolo intercontinentale WWE. Alza la cintura al cielo, infatti, ricordiamo il campione Gunther,
in generale. Iniziano quindi Re Mysterio e Drew McIntyre. Ogni tot entrerà un nuovo contendente fino ad arrivare a 8 e l'ultimo che rimarrà in piedi a eliminazione sarà vincitore e nuovo campione intercontinentale. Sta per entrare un nuovo contendente mentre Drew colpisce Ray, sfruttando la sua maggior potenza fisica. Chi entra? Attenzione, arriva proprio Sheamus, il guerriero celtico, l'irlandese Sheamus, ex campione degli Stati Uniti nella scorsa stagione, da quando è arrivato in WWE grazie a uno scambio è abbastanza rivitalizzato, diciamo, un po', anche se poi è caduto un po' leggermente è caduto di gerarchie, però ha fatto un bel regno da campione degli Stati Uniti, vinto anche il War Games. L'ultima cosa interessante che di Survivor Series, che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, la trovate ovviamente come tutti i vecchi pay per view, le puntate speciali e la selezione di puntate settimanali migliori la trovate nella Best of 2024-2025. Ma eccolo qua che entra il doppio campione in ring general, l'austriaco Gunther, campione indiscusso WWE e anche campione intercontinentale. È lui il campione che difenderà questa cintura, proverà in una delle più dure difese per ogni campione, probabilmente seconda solo all'Elimination Chamber match, anzi senza probabilmente, il Gauntlet Eliminator. Attenzione, Gunther fa subito vedere che nonostante è campione indiscusso da WWE ci tiene anche al titolo intercontinentale che ha e non lo vuole certamente dare alla leggera a qualcun altro. Ma eccolo qua, di Ocho, il Demogod, Y2J, The Lionheart, Chris Jericho, ultimamente conosciuto anche per The Lionheart 3, nel caso non lo sapete. Attenzione, penso qui Chris Jericho che ha avuto la possibilità di diventare campione degli Stati Uniti contro King Booker che a Night of Champions, ma non è andata bene per lui. Sta entrando anche Kevin Owens, ex campione di coppia e degli Stati Uniti nella stessa stagione. Sei partecipanti sono entrati, ne mancano ancora 2 e poi non ci sono più ingressi in questo Gauntlet match. Rey Mysterio e Drew McIntyre, come ci si aspettava, giustamente sono i più affaticati per il momento perché hanno iniziato per primo effettivamente con il numero 1 e con il numero 2. Ecco qui che entra anche Malakai Black, ex campione degli Stati Uniti quando è arrivato dalla All Elite Wrestling, non tramite draft, e ha perso però un gran match a WWE Night Champion contro The Undertaker. Tra i due si doveva decidere chi era il leader delle forze oscure, mettiamola così, il vero leader, e ha vinto The Undertaker. Eccolo qui l'ultimo ingresso. Questo è il primo match per Ricochet da quando è stato draftato dall'AEW alla WWE. Attenzione però qui, Tres Amigos in onore di Eddie Guerrero della razza, grande Eddie Guerrero. Ricochet 1, 2,
Immaginate se Ricochet appena entrato era il primo eliminato. Ha preso un bel po' di botte serie Ricochet appena entrato, c'è da dire. Con del martellone. Colpisce tutti e due Ricochet per vendicarsi dei colpi subiti, sia Chris Jericho che Drew. Con lo Sledge Hammer, tanto caro a Triple H, The Game, il martello da fabbro. Attenzione. Fuori dal ring intanto Jericho, rimangono sul quadrato Ricochet e Kevin Owens. Ricordiamo, non entra più nessuno, sono entrati tutti gli 8 partecipanti. L'ultimo uomo che rimane vincerà questo Gauntlet Eliminator Match e diventerà il nuovo campione intercontinentale, oppure manterrà la cintura nel caso in cui sarà Gunther di Ring General a confermarsi anche in questo scenario da follia pura, sia per i campioni che per gli sfidanti. Attenzione, una doppia mossa direi, e Gunther, bella esecuzione su Malachi Black, e poi bravo Re Mysterio, e poi giustamente due si cartellano perché qui non ci sono alleanze, solo uno vince, quindi possono essere giusto momentanee le alleanze. Poi vedete, attenzione, Malachi Black buttato quadrato, rientra Gunther, bro kick di Sheamus su Jericho, 1, 2, no, si libera. Attenzione, Kevin Owens colpisce con la candlestick, ma attenzione, Gunther lo prende e lo schianta a terra. 1, 2, no. Attenzione alla powerbomb tipica, 1, 2, 3. Chris Jericho il primo eliminato per mano di Gunther. Il Ring General. Attenzione qui con questa stunner di Kevin Owens, 2. No, Gunther dice no. Salva il doppio campione. Attenzione, una culla improvvisa mentre Sheamus dice no Drew, poi lo schienamento ma chiaramente Charles Robinson, l'arbitro di gara, era impegnato a dare priorità al primo schienamento. Flashone di Kevin Owens su Ray. Attenzione, Drew, White Noise, prova lo schienamento Sheamus, nonostante è stato Drew a fare la mossa, e Kevin Owens, quindi Drew ora lo prende, si arrabbia, colpisce Sheamus. Neckbreaker su Drew McIntyre. Uno. Beh. Only one. Claymore di Drew McIntyre su Kevin Owens, 1, 2, 3. Dopo Chris Jericho tocca anche a Kevin Owens lasciarci. Rimanga sul ring Drew McIntyre e Ricochet. Attenzione, sa bene cosa è successo. C'è stato Malachi Black che rotolava e è rientrato sul ring, e non sa perché Drew è andato a sbattere contro il paletto per questa cosa, però va bene. Russian leg sweep su Malachi Black, Ray colpisce Ricochet e anche Drew McIntyre con lo sledgehammer, prova a schienare proprio Drew McIntyre, 1, 2, neanche 2.
azione di Ricochet, lo lancia al paletto, poi neck breaker di Drew su Ricochet, prova lo schienamento su Ricochet, ma Malakai Black, diciamo volontariamente, forse gli voleva tirare un calcione a Drew, però interrompe lo schienamento. Azione Ray col candlestick, ma Drew lo disarma. Poi prende il martellone e colpisce Ricochet anche. E poi colpisce anche Gunther. E mi sa, no, non colpisce lei perché abbandona il tutto, c'è lo schienamento. Ma incredibile Gunther, ragazzi, cioè, ma che gara, che voglia, che campione. Anche se ricordiamolo, ha perso i primi 2 match da doppio campione. Nessuno dei due vale riferire il titolo. Entrambi nelle 2 puntate di Raw post WWE Night of Champions, che è stato il nostro ultimo pay per view. Sanguina, non ho visto bene chi, non ho capito bene chi. Non so se Gunther, ma mi sembra strano perché non mi sembra aver subito una mossa da sanguinamento, però va bene. Malakai Black con la serie di calci. Ma viene preso da Sheamus. Testata. Azione di Ricochet. Si libera. Sanguina ora Drew McIntyre. Colpo di sedia fuori dal ring di Gunther, che continua a colpire lo scozzese. Intanto sono rimasti Rey Mysterio e Malakai Black. Azione Rey Mysterio, forse è pronta una Frog Splash. Eccola qui. 1, 2, 3. Malakai dice no. Forse l'ha aiutato le forze delle tenebre. Sledgehammer incredibile su Rey Mysterio. Che colpo gli ha dato Ricochet. E Rey Mysterio dice no. Ricochet ora colpisce, questo azione si carica. Poi no, si rialza Malakai Black. Lanciato Ricochet. No, ribalta la mossa di Ricochet, serie di pugni, si libera. Sezione contro le corde, grande mossa questa. Sezione sale, forse è pronto per una delle acrobazie tipiche di Ricochet, eccolo! Shooting Star Press, 1, 2 e 3. Malakai Black eliminato da Ricochet. Il terzo che ci saluta, il primo è stato Chris Jericho, il secondo Kevin Owens. Rimangono in 5. Ora sul quadrato ci sono Drew McIntyre e Rey Mysterio, che sono stati lanciati entrambi. I primi 2 che hanno iniziato il match sono ancora dentro, a discapito di altri che sono entrati molto più tardi di loro. Bro kick, mentre Drew McIntyre stava provando a colpire con lo Sledgehammer Sheamus. Sì, dice no, Kevin, no, Drew McIntyre, scusate. Se ne lo prende, ma ribalta con la DDT. Sanguina Sheamus forse. Attenzione, la powerbomb dopo il Brock kick che ha subito Drew. 1, 2, 3. Rimangono in 4, ragazzi. Rey Mysterio, Sheamus, Ricochet e il campione intercontinentale Gunther. Colpisce Gunther più volte Rey Mysterio, crossline, poi e colpisce la candlestick. Lanciato via. Anche Sheamus ha lanciato via la sua mazza da baseball. Attenzione, Irish Whip. Poi ha disarmato lei. Continua questo main event di SmackDown, valido per il titolo intercontinentale Gauntlet Eliminator Match. Inizialmente 8 uomini, ora siamo arrivati a 4. Sfoltiti della metà. Chris Jericho, Kevin Owens, Malakai Black e Drew McIntyre ci hanno salutato. Rimane Rey Mysterio, è entrato al numero 1.
Ricochet al primo match da quando è stato trattato da All Elite Wrestling. Sheamus, ex campione intercontinentale, e il doppio campione Gunther, nonché appunto colui che difende uno delle cinture, il titolo intercontinentale per l'appunto in questo match. Ricochet sta provando. Oh, attenzione, mette in difficoltà Gunther. Ricochet, che mossa, continua a attaccare Ricochet per impedire quanti più danni possibile. Ancora per la seconda volta. Oh, attenzione, vola, incredibile Ricochet, che mossa. E poi prende anche Sheamus, veramente Terminator in questa fase. Oh, ma si rialza subito Sheamus, viene però ripreso, poi contromossa ancora di Sheamus. Che emozioni questo main event di WWE SmackDown. Candlestick. Ricochet sale su ring anche Sheamus, evita la Rose Line, no, Gunther lo prende e lo schianta contro il paletto. Tanto backbreaker di Sheamus su Ray, rimangono Gunther e Ricochet. Attenzione perché Sheamus prende la candlestick e si schianta. Ricochet, attenzione Ricochet, prova lo schieramento su Gunther. 1, 2. Attenzione, Gunther lo prende. Potentissima side slam. E Ricochet, l'avevo dato per KO. Riportiamo Re Mysterio sul ring, influenzando un po' la decisione. Ho provato a calciare ma sono andato a vuoto, mi dispiace per Ray. Boh, prova a colpire con la mazza da baseball anche Ricochet, ma si sono un po' bloccati i due. Con Ray, serie di Ricochet, serie di colpi, mossa e flying crossbody. Gunther, scusatemi per questa doppia interruzione, ma è al centro del ring che servi, non qua. Così a colpire a caso. Vai, vai. Ricochet rientra sul ring con la candlestick, ma viene disarmato da Re Mysterio. Attenzione, lo schienamento di Sheamus. 2. Ancora si libera Gunther, mamma mia, ma un Terminator, anche se, cioè, vedete, poi ha perso subito il match. Frog Splash del Mysterio su Ricochet, dovrebbe essere finita. 1. Non conta, non sta contando l'arbitro. No, guarda Ricochet come si salva con l'arbitro che non ha contato. Incredibile come si è salvato. Attenzione Re Mysterio, Mexican Destroyer, prova a schienare il campione intercontinentale in carica. 1, 2, no, Gunther dice no, era rotola fuori del ring. Se ne rimangano Ricochet e Sheamus. Perché Sheamus la va alla chiusura su Ricochet.
2 e tripla backbreaker devastante per la schiena di Ricochet. E prova lo schienamento e ora è finita davvero per Ricochet, ragazzi. 1, 2, 3. Eliminato Ricochet, rimangono in 3, ragazzi. Attenzione, ribalta Sheamus, ribalta Gunther, volevo dire. Attenzione, la powerbomb tipica di Gunther. 1, 2. Oh, Sheamus come ha fatto a resistere. Stenderei Re Mysterio e Gunther. Continua a infierire. Mamma mia, Gunther è un Terminator. Disarma anche Sheamus, mamma mia, è veramente, è in versione Attack on Titan, attacco dei giganti, è il miglior Gunther, quello che non si è visto nelle prime 2 puntate di Raw, da quando ha vinto il titolo contro Naito. Guardate come massacra Sheamus all'angolo, finisce anche fuori. Attenzione Rey! Rey è pronto per la frog splash. Attenzione, frog splash a segno, schienamento. 1, 2, ancora una volta Gunther. Un match incredibile, il vero MVP di questo incontro. Ma attenzione, Sheamus prende Re Mysterio. Ci buttiamo sul ring, il ring generale per l'appunto, e risaliamoci anche noi. Ah, non ce l'ho fatta in tempo, vabbè. Allora ci salirò con Sheamus. Scusate le interruzioni, ma voglio rendere queste fasi più centrali del match. Colpisce Gunther. Se ne arriverei anche gli ultimi 3 partecipanti di questo incontro incredibile. Prova lo schienamento, attenzione, potrebbe essere la fine per Rey, che è entrato col numero 1, ricordiamolo. Incredibile, incredibile. Prova lo schienamento, ora Sheamus. 1, 2, 3. Il doppio campione, o per meglio dire l'ex doppio campione Gunther viene eliminato, ragazzi, e dopo una incredibile prestazione. E ora Sheamus e Re Mysterio si giocheranno il titolo intercontinentale. C'è Alabama Slam e prova Sheamus, potrebbe essere la fine per Rey. 1, 2, no, c'è ancora Rey. Disperato Sheamus, tanto qui una fila incredibile, ragazzi. Ricordiamo la finale, chi vince questo diventa campione intercontinentale e vince questo Eliminator Gauntlet match e il main event di SmackDown per il titolo intercontinentale. Attenzione cosa fa Re Mysterio. Top rope bulldog, e potrebbe essere finita. 1, 2, 3. Vince Re Mysterio il Gauntlet Eliminator match 8 uomini e del nuovo campione intercontinentale WWE. Che vittoria incredibile! Re Mysterio è entrato con il numero 1, ha resistito a tutto e a tutti e adesso trionfa perché è lui il nuovo campione intercontinentale. Si va a chiudere così
con l'emozione e il trionfo di Mr. 619 questa puntata di SmackDown. Grande vittoria per Rey Mysterio. E ora, con questo divertentissimo gauntlet match, Eliminator a 8 uomini con Rey che ha sconfitto tutti, ha sconfitto Drew, Sheamus, Gunther, Jericho, Kevin Owens, Malachi Black, Ricochet, è sopravvissuto a tutti ed è diventato campione. E ora ci manca solo l'ultima parte di questa diretta con la mini puntatina di Collision che, allora, c'è a togliere un monte di... ok, chiaramente sì. Main event va bene quello per continuare, questo non c'entra nulla e qui aspettate, qui si cambia un attimo, sì, perché qui si cambia un attimo, scusate, ok. Contro chi lo facciamo? Sapete contro chi lo facciamo? E ci vuole un po' di Darby Allin. Ci vuole un po' di Darby Allin, ragazzi. E poi questo match, tanto per ricollegarci alla neonata divisione tag team femminile, dove ci sarà il match valido per i vacanti titoli di coppia per decidere chi sarà le prime campionesse femminili di coppia della All Elite Wrestling. Continuiamo con Britt Baker e Thunder Rosa, che avete già visto ovviamente, e questa volta andranno ad affrontare Thunder Rosa, andranno ad affrontare Willow Nightingale e Kris Statlander. Abbiamo già visto dei match di coppia, se vi ricordate, la stessa Nightingale e Statlander contro Billie Starkz e Athena, la Fallen Goddess. Abbiamo visto Athena e Billie Starkz poi contro Britt Baker e Thunder Rosa. E ora ragazzi, chiaramente bisogna vedere queste due, Baker e Rosa contro Statlander e Willow Nightingale. E ancora io sto decidendo se fare un match a 4, sempre eliminazione, o fare un match a 3 con questi 3 team. Perché lo sapete, io volevo, cioè non sono andati come previsto certe cose, perché Chelsea Green non me l'aspettava arrivava in finale, però arrivando in finale deve giustamente lottare a Full Gear e quindi non possiamo mettere Chelsea Green e Piper Niven dentro il match. Per cui ora vediamo un po' se lo facciamo a 3 oppure magari chiamiamo qualcuno di extra giusto per questo match. In ogni caso, questa roba futura per Full Gear. Iniziamo questa puntatina di Collision, ultima parte, andiamo a trasmettere delle nostre ore di wrestling. Pac contro Darby Allin, un Pac che chiaramente, come avete visto, è in netta rivalità con Kyle Fletcher. Si sono anche affrontati nel 3 contro 3 di Dynamite che abbiamo trasmesso in questa puntata, che facevano parte anche Danielson e Hangman Adam Page. Poi chiaramente c'era dall'altra parte Kenny Omega con la Don Callis Family, ovvero Takeshi e Fletcher per l'appunto. Ma ecco che entra Pac. From Newcastle upon Tyne, England, weighing in at 217 pounds. Pooh! Doppio match quindi per lui, insieme a Gunther e Chris Jericho, che hanno lottato al doppio match. Entra Pac, ricordiamo, rappresentando i Death Raiders. The Bastard Pac, grande occasione la sua per diventare campione TNT ai W Full Gear, ma dall'altra parte dovrà affrontare
uno come Kyle Fletcher. Ma ecco l'ingresso dell'avversario, quel pazzo di Darby Allin, ragazzi, eccolo, che arriva come sempre dal nulla, quasi teletrasportandosi come Goku. Non sapete dov'è? Perché compare così a caso? Eccolo qui Darby Allin. Weighing in at 175 pounds, Darby Allin. Ex campione TNT Darby Allin. Poi ha perso parecchio slancio nella scorsa stagione. Vedremo adesso come andrà avanti. Comunque inizia questo incontro. Oh ragazzi, attacca forte Darby Allin, Ha voglia a dire qui. Pac deve stare attento. Prova qui. Beh. Deve fare quello che manca. Personalmente penso che sia l'offensiva un po' più seria da parte di Pac, che sinceramente quando ha il momento per offendere, ok, non capitalizza per nulla. Sale Pac, questo match senza squalifiche. Colpisce qui. Attenzione Pac, un vero e proprio specialista. Eccomi qui ragazzi. Scusate, stavo facendo un attimo una cosa, un po' distratto dalla telecronaca. Tra l'altro ricordiamo che avendo portato tutta la settimana, anche se mini, adesso appena finisce Collision siamo nella settimana di Filviera, quindi porteremo come al solito Dynamite, SmackDown, Collision, Raw. mi doveva venire in mente per primo, mi è venuto in mente per ultimo. E poi ci sarà appuntamento al pay per view. Lancia la handle stick in piena testa. Beh, però c'è da dire che non è malvagio questo, Oddio, si colpiscono un po' in maniera
fumosa, molto scordinata più che fumosa, però va bene, sì, un po' così, un po' di là, più pugni che attenzione qui ribalta, grande Darby Allin, anche Pac, stai girando la di schienamenti qui, attenzione che mossa su Darby Allin per Pac. Mamma mia, fantastica, Head Scissor bassa, ancora più difficile da eseguire. Attenzione, Spanish Fly di Darby Allin, bellissima questa. Una serie di pugni, va a terra anche Pac, prova di alzarsi dalla corda, colpisce. Tre, 4, si risale, ma attenzione, il suo movimento ha disarmato backbreaker. Comunque un bel match questo opener di Collision tra Pac e Darby Allin. Uno, beh. Attenzione Darby, pensavo creava una mossa finale ma invece è stato più veloce Pac. Dopo aver lottato 2 volte nella solita settimana Pac. Tanto rispetto. E beh, sai che molte volte si accumulano i danni nella Universe Mod. Non solo quelli degli infortuni. Lanciato, niente da fare. L'arbitro continua a contare qui. Lanciato sul ring. Sono Pac. Ma si rialza Darby Allin. È un po' lento Pac perché è stanco, infatti viene lanciato da Darby, attenzione, lo blocca. Bel match davvero questo opener di Collision tra Darby Allin e Pac. Stanchi entrambi. Attenzione Pac a prendere un altro oggetto, la vuol concludere male questa faccenda, prende una sedia, colpisce in piena testa Darby Allin e lo schiera. Potrebbe essere finita con questa martellata in testa piena. 1, 2 e Darby Allin c'è ancora. Attenzione Pac, mi sa che qui ha messo la parola fine al match. Trascina per allontanarlo dalle corde.
1, 2, ancora Darby Allin, ma è immortale ragazzi, è veramente immortale, grande apertura di Collision questa. Attenzione cosa fa Pac. Super Spanish Fly, bellissima mossa, ma Darby in piedi, attenzione, dal nulla. Head Scissor, no, era un Hurricane Run, scusate. E dropkick basso alla testa, serie di pugni. Attenzione Darby, Senton, bomb, 1, 2, ma che incontro ragazzi tra Darby Allin e Pac, mamma mia. Continua questo grande opener di AEW Collision. Mi sa che ci attende roba interessante davvero. Attenzione il comeback di Pac. Che match ragazzi di Pac. Prova lo schienamento, ora potrebbe essere la fine davvero. 1, 2. Incredibile ragazzi. Pazzesco match ragazzi, è uno dei match più belli di questa settimana di wrestling qui tra Darby Allin e Pac. Attenzione, Darby Allin, potrebbe essere finita. 1, 2, 3, vince Darby Allin, sconfitto Pac. E sorride di brutto Kyle Fletcher, che non ha neanche avuto bisogno di intervenire perché Pac ha perso il match. Se la ride grossamente l'avversario di AEW Full Gear per Pac. Intanto però Darby Allin un grandissimo match ha vinto, e chissà che questo non gli possa dare una importante opportunità futura, ma vedremo, perché è ora il momento di un altro dei match di coppia femminile che stiamo portando in queste settimane di avvicinamento a AEW Full Gear, perché a AEW Full Gear ci sarà i vacanti titoli di coppia che andremo a assegnare, ovviamente femminili, in un match a eliminazione. Tornato ovviamente, partecipanti per ora confermate sono appunto quelle che vedete oggi, Thunder Rosa e la dottoressa Britt Baker, con Kris Statlander, Willow Nightingale e
il duo formato da Billy Starkz e Athena, che abbiamo già avuto la possibilità di vedere all'opera contro entrambi i team nelle ultime puntate di Collision. Noi la vedremo questa coppia che inizialmente doveva essere Britt Baker e Jamie Hayter, poi Jamie Hayter è passata avanti nel torneo, è in finale contro Chelsea Green ai W Full Gear, finale dell'Owen Tournament femminile. E quindi visto che poi Britt Baker e Thunder Rosa avevano fatto un match incredibile nel debutto Thunder Rosa, un Extreme Roots match, main event di Collision, a questo punto ho detto, beh ragazzi, come facciamo a premiarle entrambe? Ho deciso bene, le mettiamo insieme. Mieter sostituita quindi da Thunder Rosa, la Mera Britt Baker ha fatto il suo ingresso, la dottoressa, e ora è il momento della sua compagna, la Mera Thunder Rosa, uno dei debutti più suggestivi di questa nuova stagione della nostra Universe Mode qui in AEW. La Mera Thunder Rosa, eccola qui, avanza verso il ring. Entrate Thunder Rosa e Britt Baker, è il momento delle avversarie Willow Nightingale e Kris Statlander, eccole qui ragazzi, Kris Statlander e Willow Nightingale. Vedremo come andrà a finire questo match. Il primo incontro hanno perso contro Billy Starkz e Athena, ora andranno proprio contro la coppia che ha battuto appunto Billy Starkz e Athena nell'ultima puntata di Collision, ovvero Britt Baker e Thunder Rosa. Ma Willow e Kris Statlander sono carichissime, hanno dimostrato nel loro primo incontro, e vedremo chi di queste tre coppie, o forse quattro, ancora sono indeciso se aggiungere o no qualcosa di extra. Però sto più andando verso la strada di includere queste tre, io ve lo dico. Però ancora non è detto, potrebbe essere una sorpresa dell'ultimo minuto, un'aggiunta all'ultimo minuto. Insomma vedremo poi a Full Gear quale di questi tre team, oppure quattro, sarà la prima campionessa di coppia femminile dell'Elite Wrestling, una divisione che quest'anno la All Elite sta molto al completo, cioè veramente completa su tutti i punti di vista, al punto che effettivamente si riteneva necessario fare un titolo di coppia, cosa che non si è mai ritenuto necessario, in realtà non ci avevo proprio mai pensato neanche nel corso di tutta la scorsa stagione, proprio perché andavamo bene anche con il titolo mondiale e il TBS. Comunque andiamo a commentare seriamente quello che sta succedendo in questo match. Attenzione, una culla improvvisa della Mera Thunder Rosa, ora sono in 2 contro 1 tra Kris Statlander e Willow Nightingale, e la Mera alla loro mercé rientra Britt Baker, calcione su Willow, poi la spinge via usando la sua forza, side slam volevo dire. Si sta vedendo molto di più oggi da parte di Kris Statlander, perché se vi ricordate il match, che era un match normale, un tag team normale, non era un tornado,
contro Billy Stark Creatina. È stata praticamente ha fatto quasi tutto Willow Nightingale, infatti alla fine hanno perso anche, perché comunque il Statlander è entrato fortissimo. Vedremo molto di più oggi da parte di Chris. Tanto però sui ring Thunder Rosa e Willow Nightingale. Willow porta Thunder Rosa alle corde, no, attenzione. Uno, sì, solo uno ragazzi. Ora Willow Nightingale va su Thunder Rosa, Russian leg sweep. La Thunder Rosa che a parer mio un po' in difficoltà in questo incontro, non so come mai, ma mi sembra che l'ha un po' più in difficoltà, anche se ora comunque in vantaggio su Chris Statlander, però mi pare un po' in difficoltà rispetto a tutte le altre, maggiormente, ecco, mettiamola così. Ora Britt Baker stesa, se ne viene preso Thunder Rosa. Power Slam Willow sotto la fuori dal ring, ma su Willow Nightingale è subito arriva Britt, però attenzione, oh, sit down power bomb fuori dal ring, dolore per la schiena, e poi Russian leg sweep di Thunder Rosa su Willow. Contro fuori dal ring. Oh, testa sbattuta della dottoressa Britt Baker e poi German Super su Chris Statlander. Fantastic ragazzi, fantastic. Ragazzi, cambio il main event, mi sa, perché la costruzione l'abbiamo avuta sufficientemente secondo me, cioè ancora una settimana possiamo avere, però possiamo fare a meno del main event secondo me tra Matt e Kyle O'Reilly, perché comunque la rivalità tra Young Bucks e Undisputed è stata abbastanza mostrata nelle ultime 2 settimane. Possiamo evitare questa, e visto che abbiamo messo attenzione sul schienamento, ci abbiamo messo in palio nella scorsa puntata di Collision il titolo della Ring of Honor di Eddie Kingston, mettiamo quello di Athena. Sì, dai, un palio della Ring of Honor. Contro chi mi state chiedendo? Un nome ce l'avrei, ma devo vedere un attimo. Comunque attenzione a Thunder Rosa che ha fatto ma Willow Nightingale arriva. Bel match di coppia tra Willow Nightingale e Chris Statlander contro dottoressa Britt Baker e Thunder Rosa. Attenzione, Thunder Rosa prepara la mossa finale. Attenzione, potrebbe essere la fine qui, con Britt Baker che tiene occupata Willow, e 3,
Vincono Thunder Rosa e Britt Baker. Hanno vinto tutti e due match di coppia, ragazzi, Here are your winners. Saranno le favorite la dottoressa Britt Baker e Thunder Rosa per vincere i titoli di coppia nel match, diciamo nel 3-way a eliminazione, per decretare nuovi, cioè le prime campionesse di coppia femminili dell'Elite Wrestling. Chissà. Intanto festeggiano Thunder Rosa e Britt Baker, giustamente. Quindi ora andiamo al main event, che andiamo a modificarlo. Mettiamo il titolo del Ring of Honor in palio perché abbiamo messo quello lì di Athena, quindi andiamo a modificare personaggi da partecipanti. Ah, ok, no, sì, giustamente è impostato. Ho pigiato per sbaglio, ragazzi. Vabbè, pace, signori. Pace vuol dire che ci becchiamo Kyle O'Reilly e Max Jackson. E nella prossima puntata, lo so, ho sbagliato io, raga. E nella prossima puntata, allora, mettiamo un palio il titolo della Ring of Honor. Vai, ce lo ricordiamo. No, perché tanto ormai, una volta che hai fatto sto match, se non sbaglio, non può più modificare la carta e aggiungere un altro incontro. Quindi va bene. Ok. Ok. Vabbè, allora continuiamo a mettere Peppe in questa rivalità per i titoli di coppia tra Kyle O'Reilly e Matt Jackson. Era destino, evidentemente. Stavolta lotta Matt. Nelle ultime due puntate contro Roderick Strong e appunto Kyle O'Reilly ha lottato Nick Jackson. Quindi peccato, però volevo mettere il match di cosa? Di Athena. Visto la difesa di Kingston la scorsa settimana. Comunque, ecco qui Kyle O'Reilly. Representing the United Kingdom from Vancouver, British Columbia, weighing in at 206 pounds, Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, eccolo qui, dell'Undisputed Kingdom, formato anche da Adam Cole e da Roderick Strong, come sapete. E ora è il momento dell'ingresso del suo avversario, uno dei campioni di coppia dell'Elite Wrestling, gli Young Bucks, Matt Jackson. From California, weighing in at 172 pounds, one half of the All-Star World Tag Team Champions, Matt Jackson. Matt Jackson, eccolo qui, ragazzi, che avanza con il suo fare da Young Bucks. E inizia l'incontro, ragazzi. Kyle O'Reilly contro Matt Jackson. Ricordiamo gli scontri, come ho menzionato prima, tra l'Undisputed Kingdom e gli Young Bucks. Match, una rivalità che andrà a collidere ovviamente a AEW Full Gear in un match valido per i titoli di coppia. Fantastico, ragazzi. Tra l'altro ne approfitto per ricordare per il momento la card, che è soggetta però a variazioni, ragazzi, perché mancano ancora
l'ultima settimana, tolto questo, manca ancora l'ultima settimana, potrebbe succedere qualcosa, però chiaramente siamo arrivati lì vicini. Ormai Full Gear è dietro l'angolo il prossimo pay-per-view dell'All Elite Wrestling, quindi è il momento di andare un po' a ripetere la card che andrò poi a ricordare nella prossima puntata di Dynamite e in quella di Collision, che saranno gli ultimi 2 appuntamenti dell'AEW prima del pay-per-view. Allora, ricordiamo, soggetto a variazioni anche l'ordine in cui ve lo dirò. Comunque, match per decidere chi saranno le prime campionesse di coppia di Elite Wrestling a Elimination, ok, 3-way, Britt Baker e Thunder Rosa contro Athena e Billie Starkz contro Willow Nightingale e Chris Statlander. Poi avremo un match valido per il titolo TNT. Al momento Kyle Fletcher contro Pac. Bisognerà vedere se Darby Allin potrebbe inserirsi o meno con questa vittoria che ha fatto, se dovesse vincere magari la prossima settimana o a Dynamite o a Collision contro Kyle Fletcher. Potrebbe diventare, però per il momento Kyle Fletcher contro Pac, valido per il titolo TNT. Match per i titoli di coppia, per l'appunto, The Young Bucks contro l'Undisputed Kingdom. Match per il titolo international, Kazuchika Okada contro LA Knight, di cui abbiamo avuto un piccolo antipasto nella puntata di Dynamite. Poi 3-way match per il titolo TBS, ragazzi, questo ve lo dico adesso, Steel Cage match. Becky Lynch prenderà la cintura d'assalto di 2 atlete che sono nei piani, ma diciamo 2 atlete misteriosi, mettiamola così, anche se una forse l'avete già capito chi è se avete visto questa puntata in particolare. Però poi abbiamo le 2 finali dell'Owen Air Tournament, quella femminile, cioè Chelsea Green contro Jamie Hater, quella maschile Hangman Adam Page contro Konosuke Takeshita, e poi match valido per il titolo mondiale femminile del Elite Wrestling, Timeless Toni Storm prova a strappare la cintura dall'assalto, cioè da Mariah May, scusatemi, la campionessa, in questo secondo loro scontro in pay-per-view. E poi abbiamo il main event di AEW Full Gear, ovviamente valido per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling, un 2 out of 3 falls, ragazzi, quindi un match al meglio delle 2 schienamenti, delle 2 cadute, Bryan Danielson contro Kenny Omega. Ma il match è finito, non me l'aspettavo, pensavo che durava un po' di più. Vittoria di Kyle O'Reilly, cioè praticamente non ho commentato nulla di questo match, il tempo di dirvi la card di AEW Full Gear. Va bene così, va bene così. E insomma, Kyle O'Reilly va a vincere e sconfigge Matt Jackson. Anche gli Young Bucks se la sono passati male queste puntate di Collision, se la sono passati veramente male. E quindi, ragazzi, allora abbiamo portato Raw, Dynamite, SmackDown, Collision. Spero che vi sia piaciuto. Ora stiamo portando delle puntate un pochino più concentrate per arrivare un pochino più veloci ai AEW Full Gear. E se vi piacciono i miei contenuti vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like. Io vi saluto ad un prossimo appuntamento con la Universe Mod di WWE 2K24, perché nella prossima puntata iniziamo l'ultima settimana prima di AEW Full Gear, quindi è proprio dietro l'angolo adesso. Vi saluto, ragazzi, ci becchiamo al prossimo appuntamento.